Dal 6 maggio su questo sito ci siamo occupati di cercare informazioni, di panare qualche dubbio sulla comunicata partnership fra Tanal Entertainment Sport and Media e VR46 con la sponsorizzazione di Aramco per l'avventura in MotoGP dal 2022 su Ducati. È una notizia che conoscete tutti. Con le dichiarazioni di partnership fra Aramco e VR46 ancora fresche è venuta già alla luce qualche dubbio da parte nostra e anche da qualcun altro, ma in Italia soprattutto da parte nostra, relativo al fatto che prima di tutto non vi fosse nemmeno un virgolettato e in realtà neanche un comunicato stampa vero e proprio, non vi fossero delle firme, insomma poi sono arrivate immediatamente anche le smentite da parte della compagnia petrolifera. Da fine aprile sono passati 3 mesi, quasi 4, e di smentite ce ne sono state poi altre 2. La prima è arrivata a fine giugno e la seconda ad Assen. La prima è arrivata da Adam Gibali, che è dell'account director di Brunswick Group, che rappresenta Aramco in UK, e la seconda è davvero la più pesante, in quanto è provenuta direttamente dalla bocca dell'amministratore delegato Al Murri, che è l'amministratore, il CEO di Aramco Oversea, che ha sede in Olanda. E facciamo una breve cronistoria sintetica. Prima la smentita da parte di Aramco UK, tramite Brunswick Group, che ne cura le relazioni esterne, con una dichiarazione che diceva: non c'è nessun accordo strategico fra Aramco e VR46, non c'è mai stata alcuna relazione commerciale tra Tanal Entertainment e Aramco, e sarebbe già bastato questo per insospettire e allarmare e preoccuparsi. In seguito alcuni siti avrebbero ricevuto richiesta proprio da Aramco UK in merito alla rimozione della notizia dell'accordo VR46 Aramco, e quindi con una richiesta di rettifica e con la dichiarazione ufficiale della assoluta estraneità di Aramco con la VR46 e la MotoGP. Insomma, sembra anche abbastanza chiaro. Anche qui ci sono state alcune preoccupazioni, ma poche se non da siti stranieri ed una manciata di professionisti, insomma, e freelance, ma all'estero, in Italia poco. Insomma, poi per chiudere, il CEO, che sarebbe l'amministratore delegato di Aramco Oversea, ospite del team Pramac in Assen, avrebbe nuovamente e personalmente duramente smentito di essere coinvolto in una partnership di questo tipo, in un accordo. Insomma, quando gli sarebbe stato chiesto, gli sarebbe stato fatto notare che appunto c'erano le parole e le dichiarazioni del principe, avrebbe risposto, e qui il virgolettato: sapete quanti principi abbiamo in Arabia Saudita? Insomma, una spiegazione e un'affermazione abbastanza difficile da ignorare. Insomma, questi 3 macigni chiariscono il punto di vista di Aramco, insomma, e ridimensionano un pochino le reiterate, le ripetute rassicurazioni che sarebbero arrivate poi dal principe saudita. Probabilmente, nonostante l'indubbia buona fede, che noi non, diciamo così, ci sentiamo di contraddire, c'è una certa distanza fra la volontà di sponsorizzare direttamente tramite Aramco o indirettamente tramite Tanal Aramco che passa per Tanal, insomma, e il poterlo fare veramente con leggerezza, insomma, finendo in carena con determinati marchi, sempre che tutto quanto sia vero, e incluso il principe che compare in fotografia accanto a rassicuranti dichiarazioni. Mai comunque compare il principe in un video di persona, e consentiteci, insomma, poi ognuno è libero di avere dei dubbi e manifestarli, anche perché Tanal Global Holding è una cosa, Tanal Entertainment Sport and Media è un'altra, e vedremo che almeno una delle due non sembra esistere, insomma, ha una collocazione un po' strana. Siamo stati recentemente contattati dal consigliere del principe, l'architetto Marco Bernardini, che ci ha tenuto a fare alcune precisazioni che però altro non sono che dichiarazioni simili a quelle che erano già emerse tramite i comunicati. L'architetto ci ha tenuto a illustrare come dal sito Tanal e dal network di comunicati avremmo potuto desumere la bontà
e la assoluta affidabilità dell'iniziativa. Peccato che l'architetto non sia riferito a Tunnel Global Holding, di cui abbiamo trovato qualche traccia, ma a Tunnel Entertainment Sport and Media, e di quest'ultima non vi sia traccia alcuna nella rete. Ci ha in seguito scritto la signora Arianna Pasquale, Head Press Officer di Tunnel Entertainment Sport and Media, che però ha suscitato con la sua mail in noi ulteriori dubbi e perplessità, e vediamo quali sono. Innanzitutto l'indirizzo email dell'ufficio stampa. Abbiamo trovato abbastanza singolare che una multinazionale della comunicazione con un sito dedicato non abbia un indirizzo email personalizzato, anche se in realtà Tunnel Entertainment non ha neanche un sito. Insomma, la mail ci è arrivata da tunnelentertainment@gmail ed è una cosa mai riscontrata in un ambito di questo tipo. Insomma, vengono realizzate città del futuro, ma non c'è una mail aziendale. Lo stesso messaggio a firma di Arianna Pasquale non conteneva alcun recapito telefonico, né personale né dell'ufficio. Compito di un ufficio stampa solitamente è quello di farsi rintracciare, farsi richiamare per informazioni e chiarimenti dai giornalisti, la stampa di riferimento. Non è questo il caso. L'ufficio non ha un indirizzo email, non ha un telefono fisso, non c'è un telefono mobile o un cellulare, non c'è un fax, non è indicato nemmeno il sito web. Ce lo siamo andati a cercare, non l'abbiamo trovato. Non abbiamo trovato Tunnel Entertainment Sport and Media, nonostante gestisca diverse partnership da milioni di dollari con diversi partner internazionali. Abbiamo però trovato quello di Tunnel Global Holdings, anche questo un po' strano. Qualche dubbio sul sito web della multinazionale Tunnel Global Holding. Innanzitutto la non corrispondenza fra Tunnel Entertainment e Tunnel Global Holding. Il sito web della Tunnel Global Holdings, in realtà con la S, tunnelglobalholdings.com, è abbastanza singolare. È prima di tutto realizzato con un programma per siti preconfezionati, nello specifico con Jimdo. Ci si può fare un sito con pochi euro copiando dei template, dei format preconfezionati. Una multinazionale che realizza progetti da miliardi di dollari non ha affidato ad una web agency la realizzazione del suo sito. Insomma, è una cosa abbastanza singolare. Comunque si vede, il sito è realizzato in maniera approssimativa, saremo pignoli noi. Non è inoltre presente il multilingua, anche questo abbastanza strano per una multinazionale che opera in 37 paesi del mondo. Con tutte le iniziative di elevato prestigio e visibilità, la sezione news è stranamente in costruzione. Vengono inviati comunicati e quindi le news in teoria ci sarebbero anche le attività, ma stranamente non ci sono le news sul sito. È il primo caso di questo genere per una holding di alto livello e in realtà anche di livello un po' meno alto. Presidente e vicepresidenti di Tunnel Global Holding sono due principi sauditi, sempre gli stessi, che sono anche presidente e vicepresidente di Tunnel Entertainment Sport and Media. In realtà i nomi che si trovano su Wikipedia appartenenti alla famiglia reale sono un po' diversi, però insomma magari è possibile che alcune trascrizioni non siano proprio identiche, possiamo soprassedere anche su questo. Insomma, poi c'è un global network con mappe e città in cui ci sarebbero tutte le sedi, non c'è però neanche un indirizzo per raggiungere nemmeno una sede. Eppure parliamo di circa 40 sedi in 37 paesi del mondo, nessun continente escluso. Come advisor di Tunnel Global Holdings c'è un nome e un recapito telefonico, nessuna risposta alla chiamata. Come indirizzo email, una mail @Tunnel Global Holdings a nome Omar e un indirizzo Gmail, anche questa volta abbastanza singolare. Omar ha una mail senza cognome in una multinazionale. Per quanto riguarda il portfolio clienti, ci dovrebbero essere i clienti. In realtà c'è un elenco di attività in cui è coinvolta Tunnel. Sono tantissime, ma nel portfolio clienti non è indicato nemmeno un cliente, non è indicata nemmeno un'iniziativa precisa fra le tante elencate nei vari comunicati. Abbastanza singolare.
Fra i partner presenti ne abbiamo chiamati alcuni. Di quelli che parlano inglese nessuno conosce Tanal, ma un paio ci hanno già detto che è stata fatta loro questa domanda. Hanno chiesto a noi come mai, forse è qualcuno che ha le nostre stesse curiosità. Per quanto riguarda la sezione global del sito, molti uffici in varie nazioni hanno lo stesso indirizzo email, nonostante i referenti sono diversi, oppure il referente è lo stesso, con indirizzi diversi. In vari paesi anche lontani, fra loro risponde spesso Omar, il quale ha un indirizzo email Gmail, insomma questo è anche abbastanza strano, però forse sono cose che succedono e che sfuggono alla nostra comprensione. La privacy policy del sito è quella standard di Google e non è nemmeno personalizzata con il nome per il sito di riferimento. Un po' di pigrizia, ma è comunque legale e in Tanal forse non lo sanno. I curiosi comunicati ricevuti da parte di Tanal Global Holding o Entertainment che sia, testimoniano il fatto che Tanal o Tanal Entertainment non ha fatto mai attività prima di aprile-maggio. Tutte le iniziative sembrano partire da quel mese, o meglio a seguito dei comunicati dell'accordo con VR46 di fine aprile. Potrebbero essere state selezionate solo le ultime attività, fatto sta che anche sul web non si trova niente di precedente a quel periodo. Il primo comunicato di cui parliamo è l'ultimo in ordine cronologico e riguarda l'imminente, ma è già passata senza essere avvenuta, partecipazione di Tanal, sempre Sport e Media, con Yaya Evans alla Andalusia Rally 2021 test live, un prologo di un non ben chiarito perché i comunicati successivi faranno ancora un po' più di fumo su questo tema, Fantastic Trophy Competition, che dovrebbe essere una competizione intercontinentale di iperrealistica, quindi di gaming mista realtà iperrealistica. Non è chiaro il nesso, ma va bene. L'unica cosa è che l'Andalusia Rally è un evento di auto organizzato dalla FIA e sulle foto del comunicato c'è invece un signore che dovrebbe fare la gara in moto. Il pilota in oggetto è anche amministratore delegato di una società di edutainment, sponsor delle iniziative di Tanal, sponsor ricorrente che si chiama Zeranta, e anche di Yaya Evans che compare sulle carene della moto. Jader Giraldi è questo signore, un fotografato accanto ad una moto, ma partecipa, non è chiaro, ad un rally di auto, o almeno così ci viene spiegato. Insomma, abbastanza curioso, o non abbiamo capito noi, che aspettiamo comunque molto volentieri delle spiegazioni. L'elenco dei vari partner, il resto è abbastanza chiaro. Oltre a Tanal abbiamo appunto Yaya Evans, società del motociclista automobilista, Mike Technologies, specialista nei sistemi elevati di biorilevazione. Tutti questi partner sarebbero partner del polo tecnologico Tiburtech, supervisionato sempre dall'architetto Marco Bernardini, il consigliere del principe, all'interno della sede di via Peroni al numero 452 nel Tecnopolo Tiburtino, fra Roma e Tivoli per intenderci. Nel comunicato, molto interessante, compare anche la sede del grande e moderno edificio con tutti i loghi delle numerose aziende partner in bella vista. L'edificio però è un render, è una prova grafica. Nella realtà il palazzo esiste, ma su Google sono leggermente diversi il colore, i giardini, la facciata, che non presenta i loghi aziendali mostrati nel comunicato. Ci siamo recati sul posto ed effettivamente sulla facciata non c'è alcun logo. Abbiamo parlato con gli impiegati e con il portierato dell'edificio, ci è stato confermato che nessuna delle società elencate e disegnate sulla facciata ha mai risieduto all'interno del complesso, né ha mai ricevuto posto, o perlomeno loro non lo sanno. Questo è il Tiburtech in via Giacomo Peroni, nei pressi del Tecnopolo Tiburtino, e tutti i loghi KSA City, Korean, Moroccan Holding, le immagini, i loghi delle società collegate
a Tanal Entertainment e le sue partnership non ci sono, come del resto non ci sono su Google Maps nelle immagini dell'edificio. Uno poteva pensare che le immagini fossero vecchie e invece queste cose non ci sono. Cioè, quello che voglio capire io è, lei da quanto è qua? 4 anni. E queste società non le ha mai viste? Queste no, L'albero? pure. Gli alberi fuori? Guarda, era così. I cartelli? Quali cartelli? Quelli che ha visto sull'immagine? No, non c'era scritte su quel pezzo. Mai della state? struttura, non ci sono mai state. E la Korean le risulta invece? La Corea ne l'ho sentita, però ti ripeto, ci stanno piccole società che a volte non ci comunicano che stanno qui, magari hanno solo la sede. Ma le risulta lei come posta? In posta non arrivano, non credo, no. Ma allora resta il dubbio di come mai sia stata fornita un'immagine non veritiera di un edificio che invece quei loghi non li ha. A cosa serve mostrare una sede contraffatta? Non è chiaro. Il portiere e gli impiegati del palazzo ci hanno garantito che nell'edificio i loghi non sono mai stati presenti, mentre invece fanno bella mostra nell'immagine del Tiburtec, così come ci è stato inviato attraverso il comunicato. Per la cronaca, Tiburtec è una società realmente esistente e amministra condomini. Non abbiamo però trovato un numero di telefono. Fra le tante società citate, abbastanza interessante è la KMHG, la Korean Moroccan Holding Group, è un'associazione di espatriati marocchini in Corea, almeno questo abbiamo trovato noi, e viene descritta come esperta in analytics. È una holding che però, salvo nostri errori, ci risulta avere un solo impiegato. Deve essere uno molto bravo che sa fare un sacco di cose, ma essendo tale società presieduta da Marco Bernardini ci viene il dubbio che l'architetto sia modesto e non voglia comparire troppe volte per non prendersi troppi meriti. Nel comunicato trova anche posto così un po' a sorpresa la presentazione di un progetto di una moto ibrida a 4 ruote motrici che dovrebbe partire da un videogame e passare per un film basato su un libro per poi essere prodotta. Il videogame non siamo riusciti a trovarlo. Il libro invece sì, esiste, ma non abbiamo trovato traccia delle riprese che dovrebbero essere in corso per il film da un anno nelle città di Gubbio, oltre a Roma, New York, Jeddah, Riyadh e Mosca. Per New York e Mosca e le altre città straniere abbiamo rinunciato, ma al comune di Roma e a quello di Gubbio una telefonata l'abbiamo fatta e non abbiamo trovato nessuno al corrente del fatto che da un anno stiano girando un film nelle loro città. Siamo però contenti che il prototipo di moto esclusivo che sarà utilizzato anche sul set del film, che si chiama Edward Loth Najima The Fantastic City, prodotto da Tanal Entertainment e insieme a una coproduzione italiana, sia basato sul libro dell'autore best seller Philip Osborne e darà il via alla produzione di serie della moto in oggetto disegnata da Sea Creative, che è una società appunto di Claudio Castiglioni, in uno stabilimento situato a Terni e gestito da Giampiero Sacchi, sperando che questo progetto abbia risultati diversi da quelli dell'azienda di Sacchi, Yoda Racing, che purtroppo vede i suoi beni oggetto di asta giudiziaria. La moto comunque, seppur solo un disegno, è bella e speriamo che venga prodotta veramente. L'unica cosa, in un altro comunicato, sempre di Tanal, viene annunciato che la moto verrà invece prodotta in Arabia Saudita. C'è un po' di incertezza, qualcuno lo dica a Giampiero Sacchi, che magari sta preparando, come dal primo comunicato, lo stabilimento a Terni. Per adesso comunque non ci sono grandi pericoli, dato che tutti i progetti sono futuri e non è stato realizzato nemmeno uno degli obiettivi previsti. Un po' più semplice è il comunicato sulla Hypercar Mazzanti Evantra 1000 cavalli, che per fortuna esiste, anche se i modelli precedenti, ed è prodotta nel numero di 5 esemplari l'anno nella sede toscana di Mazzanti. In verità dal 2015 non ci sono modelli targati, almeno a quanto ci risulta, anche se la casa afferma il contrario. Solo qualche prototipo, almeno così ci sembra, e insomma la Mazzanti risulta avere da visura
meno di 10 dipendenti con un costo annuo del personale, almeno questo è quello che siamo riusciti a trovare noi, di 81.000 euro, e quindi si presume che alla Mazzanti, a meno di non essere davanti ad uno sfruttamento, i dipendenti dovrebbero essere un po' meno di 10. Tornando all'auto del comunicato di questo modello, che invece ancora non esiste, ne dovranno essere prodotti da una fabbrica che attualmente non ne ha targata nemmeno una e ne produce 5 all'anno, 57 in una versione potenziata di 1111 cavalli, blindata, resistente al fuoco e con antifurto inviolabile. Questo recita il comunicato. Le auto verranno naturalmente in futuro prodotte in un impianto da 275.000 metri quadri, diretto, indovinate, dall'architetto Bernardini, che vedrà appunto la luce, l'impianto, in Arabia Saudita, e che permetterà di impiegare, così dice sempre il comunicato, centinaia di ingegneri arabi a partire dal 2030. Insomma, un Made in Italy che si sposta in Arabia Saudita, e sarebbe la prima volta che in Arabia Saudita troverebbe spazio e sede una fabbrica di automobili. E ovviamente tutto molto interessante, ma anche abbastanza lanciato in avanti negli anni, soprattutto se parliamo di una hypercar. Nel frattempo però l'auto apparirà, nemmeno a dirlo, nel già citato film Edward Lot, Najima The Fantastic City, e in vari videogame sotto forma di carro armato volante in modalità effetto speciale, dato che, come afferma il comunicato, come affermato sopra anche da noi, l'auto non esiste, succede tutto in quel film. La fortuna questa volta è che sul sito di Mazzanti Automobili c'è un richiamo al comunicato, anche se le parole sono le stesse di Luxurious Magazine, che riporta a sua volta il comunicato di Tanal. È un po' come se Mazzanti riportasse il comunicato di altri su un'iniziativa propria. Assomiglia a una Lotus, dicono, ma è solo un disegno, l'auto sarà diversa. Mazzanti non ha rilasciato informazioni su questo tema e al telefono ci ha risposto che non può dare informazioni, almeno per adesso. Bisognerà aspettare qualche anno per la produzione dello stabilimento prima e delle auto poi, ci vuole pazienza. Però nel frattempo Tanal i suoi proclami li manda in giro e la stampa li riprende fiduciosa, e con partnership dichiarate le riprese della stampa è un po' più semplice trovare altre parti. In uno dei comunicati riguardanti l'associazione con VR46, infatti, forse uno di quelli meno letti, in quanto non parla direttamente della MotoGP, c'è un'altra iniziativa alquanto curiosa che merita attenzione. È anche la più esotica e si chiama Fantastic Trophy Competition. È definito una nuova competizione sportiva a due ruote progettata da Tanal Sport & Media per creare un nuovo format di gara con caratteristiche uniche. A differenza delle più note competizioni, Fantastic Trophy Competition utilizza due diversi tipi di percorsi: nel deserto in Arabia Saudita e su strade sterrate in Italia, sempre a Gubbio, Terni e Perugia. Come in tutte le iniziative Tanal, si parte dall'Umbria e si finisce in Arabia Saudita, facendo il verso alla Parigi-Dakar in una sorta di Perugia-Riyadh. Il format della competizione, continua il comunicato, è simile a un videogioco, immerso nella realtà, utilizzando l'interazione fra due ruote, satelliti, droni e addirittura mongolfiere, con un'interazione in tempo reale con la scuderia in campo e con il pubblico da casa. L'utilizzo di tecnologie avanzate di realtà virtuale, di comunicazione, navigazione, di piattaforme interattive per la gestione dei flussi digitali e telemetrici sarà garantito da Korean Moroccan Holding Group in collaborazione con i principali player coreani del settore. Non ci dimentichiamo però che la Korean Moroccan Holding Group risulta un'associazione di emigrati marocchini in Corea del Sud e ha, se non ci sbagliamo, un solo impiegato, il suo presidente, l'architetto Bernardini, che ovviamente, se crede, può correggere e smentire le nostre affermazioni. Per non parlare del fatto che i flussi telematici in altri comunicati erano invece affidati all'azienda Mike. Tenete a mente queste due società. Però in questo caso, almeno dal punto di vista temporale, siamo fortunati perché non è un progetto lanciato troppo avanti, visto che il format definitivo sarà presentato entro settembre 2021, quindi poco più di un mese.
così dice il comunicato, e potrebbe annunciare un test di gara tra novembre e dicembre su 2 percorsi, uno italiano e uno saudita, uno in Arabia Saudita, appunto nel deserto, da Fantastic City, che è una città che ancora, come ricordiamo, non esiste, e Caec sul Mar Rosso, ed uno invece in fuoristrada in Italia, a partire da Tavuglia, Gubbio e Terni, dove Mike Technologies sta progettando e realizzando il primo prototipo di motocicletta fuoristrada a 4 ruote motrici con propulsione ibrida, termica ed elettrica, mentre la produzione di impianti è prevista in Arabia Saudita. Qui però c'è un problema, visto che in un comunicato precedente la moto sembrava essere destinata ad una produzione nel territorio di Terni, e Mike Technology, in base ad un altro comunicato, ci risultava impegnata in attività di rilevazione biometrica e non di produzione motociclistica. Da un comunicato all'altro Mike e Korean Moroccan Holding Group si sono scambiati improvvisamente i ruoli. Fantastic Trophy Competition, continua il comunicato, sarà un vero e proprio hub per la selezione di giovani piloti sauditi, il cui talento potrà emergere con il prezioso supporto di VR46. Chissà se in Arabia Saudita sanno di questa opportunità tutta italiana di diventare come Valentino, Morbidelli e Bezzecchi, mentre gareggiano seguiti da droni, satelliti e mongolfiere e pubblico da casa su una moto ibrida a 4 ruote motrici che verrà realizzata nei prossimi anni proprio in Arabia Saudita, oppure a Terni. Segue nel comunicato una lode al principe e alle società marocchino-coreane presiedute sempre dall'architetto Bernardini, riconosciuto rappresentante della tecnologia coreana e della creatività italiana. Di quest'ultima i comunicati non sono mancanti, perché dall'impegno in ambito urbanistico, edilizio, tecnologico e universitario non c'è alcun progetto effettivamente ancora realizzato, e speriamo che il principe saudita non si arrabbierà per questo. Sui restanti comunicati relativi agli specifici accordi tra Tanal Global e VR46, oppure Tanal Entertainment e VR46, quelli con l'obiettivo KSA New Cities, ovvero le città del futuro, poco da aggiungere, se non che presentano tutti gli stessi stereotipi, progetti ancora tutti da realizzare, dichiarazioni tutti da verificare, comunicati unilaterali e società partner che compaiono sempre le stesse in tutti i progetti comunicati da Tanal, e l'unico sponsor Aramco che non sa più come smentire. Per il resto aveva ragione l'architetto Bernardini quando, in occasione della nostra telefonata, mi aveva detto che avrei dovuto analizzare bene il network, la ragnatela di notizie, comunicati e iniziative, e i conti sarebbero effettivamente tornati. Il filo conduttore rimane Marco Bernardini, amministratore di fatto dell'Assistent di Terni, azienda che sembrerebbe produrre quadri elettrici con la passione per l'Arabia Saudita, già direttore dei lavori dimissionario del parco Cardeto di Terni e fautore come spettatore di progetti di moto elettriche che nel 2017 volevano partecipare al campionato Moto-E e non ce l'hanno fatta, e negli anni successivi di auto elettriche da corse mai nate, torri energetiche multifunzionali mai innalzate e città intelligenti saudite non ancora costruite, con progetti che da alcuni anni vengono lanciati nel futuro, ma che poi, quando il futuro arriva, non si vedono mai. In questa ragnatela di comunicati, dove abbiamo cercato di capire chi fa cosa, ci sono finite loro malgrado Dorna, l'organizzatore della MotoGP, Valentino Rossi e il suo team neonato, e Ducati, che è un'azienda che produce moto. Resta da capire chi pagherà la sponsorizzazione di Valentino Rossi, chi pagherà le moto Ducati e chi garantirà a Dorna il flusso di denaro necessario per fare un mondiale di MotoGP con 2 moto ufficiali fornite da Ducati. Insomma, la preoccupazione è che VR46 passi dal ruolo di beneficiato sponsorizzato in quello di danneggiato e illuso, mentre poi al costruttore Ducati rimarrebbero le moto da pagare e a Dorna l'onere di far quadrare una situazione
che è molto diversa da quella che si era prospettata.